Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi parleremo di voicing, che cosa sono e quasi tutte le possibilità che abbiamo sul pianoforte per suonarli. Molti di questi voicing sono anche riproducibili con degli adattamenti sulla chitarra o altri strumenti armonici. Questo è un video che mi è stato richiesto nei commenti sul video, mi pare il video sugli accordi sus, quindi vi ricordo che se avete domande, dubbi, argomenti che vi piacerebbe che fossero trattati su questo canale, basta scrivere un commento, fatemelo sapere e io insomma ci lavoro e cerco di farci un video. Partiamo subito, che vuol dire voicing? Perché sto termine? Voicing altro non è che la distribuzione delle voci, ovvero delle note che compongono un accordo, sul pianoforte in questo caso. Diciamo che usiamo questo termine solo perché è più breve rispetto a distribuzione delle voci sulla tastiera del pianoforte, voicing, solo per fare prima, diciamo, ok? Questo già ci fa capire una cosa, che a parità di tipo di accordo, ad esempio Do minore settima, Si bemolle settima, Sol semidiminuito, per ognuno di questi accordi abbiamo molte possibilità diverse di esprimerlo e di suonarlo sul nostro strumento. E oggi ci occuperemo proprio di questa cosa. Premessa, dobbiamo dividere in due grandi categorie perché c'è una differenza abbastanza sostanziale. Chiaramente adesso stiamo semplificando e cercando di categorizzare delle cose che non sempre sono così categorizzate se andiamo a ascoltare i dischi, però diciamo in linea generale secondo me è molto utile per fare un po' di ordine. Quando uno poi ha sotto mano tutte queste tecniche, confrontandosi con i dischi, è più semplice capire come funziona effettivamente la scelta del voicing, diciamo, e anche andare un po' oltre la tecnica specifica, diciamo un po' accademica, se vogliamo, regoletta. Però veramente un'ottima base per capire come funziona. Dicevo, dobbiamo dividere intanto in due grandi categorie, ovvero io le chiamerò piano solo e trio, ma può essere qualsiasi cosa, in realtà semplicemente quando c'è un bassista e quando non c'è un bassista. Quindi piano solo identifica la situazione in cui il bassista non c'è, che può essere il piano solo, può essere piano e voce, piano e uno strumento a fiato, tutte quelle situazioni in cui il bassista non c'è. Trio, che io chiamo trio, in realtà può essere anche un duo, piano e contrabbasso, può essere un quintetto, piano, contrabbasso, batteria, tromba e sax tenore, per dire, insomma, tutte le situazioni in cui c'è il basso. Quindi piano solo, trio, in realtà per me sono solo un modo per immaginario per distinguere due situazioni, ovvero senza basso con basso. All'interno di ognuna di queste due categorie dobbiamo dividere ancora e pensare ai voicing che possiamo prendere con una sola mano, la mano sinistra, mentre ci accompagniamo e con la destra facciamo altro, oppure ai voicing a due mani, quindi quando stiamo accompagnando qualcun altro, oppure stiamo suonando un passaggio ad accordi, se vogliamo. Siccome questo è un argomento gigantesco, è possibile che nel parlarne a un certo punto dimentichi qualcosa. In tal caso fatemelo notare nei commenti e magari recuperiamo altri dettagli di questo argomento in un video successivo. Allora, partiamo dai voicing suonati solamente con la mano sinistra, quindi che utilizziamo per accompagnarci mentre suoniamo qualcos'altro. Prima categoria, quindi voicing suonati con la mano sinistra in un contesto di piano solo, ovvero non c'è il basso. Il primo voicing che normalmente si impara è anche l'ultimo che vi conviene suonare in qualche modo, perché è quello più distante da ciò che effettivamente sentite sui dischi nel 99,9% dei casi, ovvero il voicing a parti strette fondamentale terza, quinta e settima. Esempio, Do major 7, Do, Mi, Sol e Si. Questo è un po' irrealistico come voicing, può capitare, però nella maggior parte dei casi si sceglie sempre un altro voicing. Perché? Perché questa disposizione stretta con la fondamentale in un registro, diciamo, medio e non in un registro grave, sostanzialmente è la posizione in cui questo accordo suona peggio, ha meno armonici, tutte le note sono attaccate, non c'è spazio tra il basso e le altre voci. Adesso senza che ci addentriamo in questioni di fisica acustica, armonici, battimenti, eccetera, eccetera, ci interessa poco, ci interessa l'aspetto pratico. Diciamo che è una cosa che si può provare anche a livello acustico, diciamo se uno prova vari voicing, probabilmente si accorgerà che voicing del genere sono meno simili ad altri, cioè meno simili a quelli che si sentono sui dischi, mentre altri, a furia di suonarli, uno potrebbe dire, ah ma mi sa che questo passaggio io già l'ho sentito. Quindi diciamo i voicing, i primi che si imparano
ha senso impararli per riuscire a visualizzare le note cordali, ma poi effettivamente una volta assimilato qual è la terza, qual è la quinta, qual è la settima di un certo accordo, cercherei di andare subito oltre con degli altri voicing che a tratti possono essere anche più semplici se vogliamo, ma vi permettono di suonare già con un voicing più realistico, che suona meglio. Quindi facciamo un esempio con questi voicing, diciamo che poi in realtà sconsiglio, e qualcuno in tono dispregiativo li chiama anche gli accordi del barbiere. Sono appunto questi accordi a parti strette con la fondamentale. E per farlo facciamo un 2-5-1, giusto per cambiare, e non facciamolo in Do, oggi faccio un esempio in Sol maggiore. Quindi La minore settima, fondamentale terza, quinta e settima, Re settima, potremo prenderlo fondamentale terza, quinta e settima, se vogliamo fare un legame armonico, quindi collegare meglio gli accordi, fargli fare meno strada alle singole note, invece di utilizzare lo stato fondamentale utilizzeremo il secondo rivolto. Se queste cose non ti sono chiare, sul canale ci sono dei video molto vecchi in cui parlo anche del legame armonico tra gli accordi, e quindi passiamo dallo stato fondamentale al secondo rivolto, quindi quinta, settima, fondamentale e terza. Quindi La, Do, Re e Fa diesis sono quinta, settima, minore ovviamente, fondamentale e terza maggiore di Re settima, che a sua volta si collega bene allo stato fondamentale di Sol major 7. Quindi tutto il 2-5-1 di Sol maggiore sarà ok. Questa cosa chiaramente la possiamo fare in altri rivolti, i più comuni sono sempre lo stato fondamentale e il secondo rivolto, sono diciamo un po' più simmetrici, ma nulla ci vieta di farlo a partire dal primo rivolto, ad esempio per quanto questo semitono al canto è un po' meno gradevole rispetto alle situazioni in cui si trova magari in mezzo all'accordo, tipo questa. Ok, ci siamo dilungati anche troppo su questi accordi che, come dicevo, poi sconsiglio effettivamente di suonare veramente, cioè sono utili all'inizio per prendere le misure con le note cordali, ma dopodiché secondo me è meglio andare oltre. Io adesso ho suonato questi accordi con la mano destra, in realtà appunto andrebbero, diciamo, sono pensati per una situazione in cui effettivamente vengono suonati con la mano sinistra per accompagnarsi mentre si improvvisa, si fa una melodia, eccetera. Premessa, il piano solo, cioè la situazione in cui non abbiamo un basso, è più complessa rispetto alla situazione in cui ce l'abbiamo, però spesso uno inizia a studiare da solo, senza un bassista, e quindi ci può stare che magari voglia prima vedere i voicing per il piano solo. Questo video ha lo scopo di essere una sorta di bignami dei voicing, un elenco che parte da cose molto base e va fino a cose anche abbastanza avanzate. Chiaramente non segue un ordine cronologico di apprendimento, è più diciamo una situazione quasi enciclopedica, diciamo, di tutte le possibilità, e poi a seconda del proprio livello ognuno cerca di capire, anche il proprio gusto, di capire da dove cominciare magari. Passiamo quindi sempre accordi per la mano sinistra, voicing per la mano sinistra, in piano solo, quindi dove non abbiamo un bassista che fa le fondamentali per noi. Passiamo alla tecnica successiva, che in realtà è più semplice, ma al tempo stesso suona meglio perché possiamo spingerci in un registro un po' più grave, ovvero suoniamo solamente le note veramente importanti dell'accordo, quelle che lo caratterizzano, che sono fondamentale, terza e settima, omettiamo la quinta. Che succede in questo caso? Che omettendo la quinta e suonando l'accordo, quindi anche con un po' più di distanza tra le note, possiamo scendere un po' più giù senza che questi accordi risultino troppo scuri. Diciamo che io negli accordi a parti strette sconsiglio di suonare la nota più grave, quindi quella che eventualmente suoneremo col mignolo, più giù del Do sotto il Do centrale, quindi di questo Do qua, perché qui Re minore settima suona bene, qui già non si capiscono più le note. Vado un po' veloce perché altrimenti questo video potrebbe durare 4 ore come al solito, quindi cercherò di saltare un po' alcune cose, ma se sto dando per scontate delle cose che non vi sono chiare, poi scrivetemelo nei commenti che vi rispondo come al solito. Allora, questa posizione, sempre in Sol maggiore, giusto per cambiare un po', se no stiamo sempre in Do maggiore, fondamentale, terza e settima. Allora, una possibilità è questa. Un'altra possibilità è suonare fondamentale settima e terza, che sarebbe questa.
questa posizione qui possiamo suonarla anche un'ottava sotto, quindi qua, dove secondo me dà il meglio di sé. Ora, sicuramente qualcuno di voi non avrà la mano abbastanza grande per prendere questo accordo tutto insieme, perché c'è un intervallo di decima tra la nota più grave e la nota più acuta. Nessun problema, ci sono varie tecniche per farlo, si può arpeggiare anche col pedale, oppure più rapidamente suonare la fondamentale e poi le due note superiori, oppure anche più lentamente, quindi ci sono vari modi per farlo. Io adesso lo suonerò inizialmente così, ma sappiate che potete anche fare per dire, quindi nulla vi vieta di spezzare l'accordo in due momenti, fondamentale e terza e settima, diciamo, o settima e terza. Quindi se io parto da fondamentale, settima e terza, che in questa tonalità è la posizione migliore perché non sto troppo su, non sto troppo giù, poi posso collegarmi bene a fondamentale, terza, settima di re settima e a sua volta si collega bene a fondamentale, settima, terza di sol major 7. Questo vale un po' per tutte le tecniche, diciamo che generalmente in queste successioni di accordi in cui il basso si muove di quarta o di quinta, si alternano bene i rivolti, se ne uso uno poi si collega bene a quello opposto e così via. Esempio, 1, 2, 3, 4. Quindi diciamo che ritmicamente sono stato molto fermo, ma ho tutte le informazioni armoniche necessarie con questo tipo di voicing. Questa tecnica qua è, per quanto mi riguarda, la base del piano solo, è veramente utilissima, sembra semplice, ma poi semplice non è, perché bisogna gestire quando si suona appunto da soli, oltre che l'armonia, il ritmo, e quindi dopo un po' magari può essere necessario dare un po' più di movimento. C'è un video che ho fatto a riguardo sul canale di Music Off dove parlo un po' più nel dettaglio di questa cosa, adesso per non allungare ulteriormente questo video vado oltre. Passiamo adesso ai voicing per sola mano sinistra, utili per le situazioni di trio, ovvero dove c'è un bassista. I primi voicing che consiglio di imparare sono quelli terza e settima, quindi la stessa cosa che abbiamo appena suonato, ma dando per scontato che qualcuno suonerà la fondamentale. Quindi la minore settima suonerò settima e terza, o terza e settima. Anche qui mai, io consiglio di non suonare mai la nota più grave oltre il do, in realtà anche un po' sopra è meglio, diciamo forse il re siamo più sicuri, però diciamo mai oltre il do sotto il do centrale. Quindi terza e settima, settima terza, terza e settima, si alternano sempre. Nel caso della minore avremo settima terza, re settima, terza settima, sol major 7, settima, terza. Possiamo fare l'opposto. Suonano un po' vuoti, effettivamente, non ci dà tanto l'idea della minore, ma perché in realtà stiamo presupponendo che qualcuno suoni la fondamentale al basso, quindi adesso lo faccio con la mano destra, suono la fondamentale incrociando le mani, per rimanere con la sinistra a fare quello che effettivamente farà la sinistra quando c'è il basso, quindi sarà... Quindi in realtà è tutto, diciamo, è tutto piuttosto pieno, pur suonando solo due note, quindi questo in realtà è una tecnica estremamente semplice ma molto efficace, che si trova anche nei dischi. Effettivamente se andate a sentire Red Garland, Amal Jamal, Wynton Kelly, talvolta suonano proprio questi voicing semplici, diciamo proprio terza e settima, ma c'è tutto quello che serve a livello armonico. Diciamo che le altre note eventualmente si possono far sentire con la mano destra nell'improvvisazione o nel tema. Quindi terza settima, settima terza. Tecnica successiva in trio, ovvero quando c'è un basso che suona le fondamentali, sono i cosiddetti accordi senza fondamentale. Nei libri si chiamano rootless voicings, che poi vuol dire accordi senza voicing senza fondamentale, o voicing Kelly Evans, cioè Wynton Kelly, Bill Evans, che sono quelli che utilizzavano moltissimo Wynton Kelly e Bill Evans, appunto, che hanno contribuito a renderli molto popolari. Venivano utilizzati anche prima, troviamo esempi anche nella musica classica di questa cosa, ma loro hanno contribuito a renderli particolarmente popolari. E sono 3, 5, 7, 9, oppure 7, 9, 3, 5, diciamo, quindi terza, quinta, settima, nona, oppure
altro rivolto, settima, nona, terza, quinta. Possiamo utilizzare in realtà tutti i rivolti di questa posizione, ma quelli più comuni sono questi due. Ripeto, vado veloce su questi dettagli perché altrimenti non riusciamo a coprire tutte le tecniche senza metterci 4 ore, però se volete poi possiamo approfondire anche il come studiarli, come tutti i vari rivolti, perché certi rivolti di più, di meno, insomma, tutte le altre questioni, se vi interessano, ne parliamo o nei commenti o in un altro video. Quindi prendiamo ad esempio la posizione terza, quinta, settima, nona, quindi dalla terza di La minore, terza, quinta, settima, nona, dal basso verso l'alto, abbiamo, bellissimo. Altra posizione, settima, nona, terza, quinta, che invece ha questo, diciamo, intervallo più piccolo, questa seconda in mezzo. Quindi settima, nona, terza, quinta. Questi accordi suonano molto bene e, diciamo, ci sono tutte le informazioni necessarie, più anche dei colori, in questo caso la quinta che aggiunge poco e la nona che invece aggiunge un colore abbastanza interessante. Provando a collegare sempre nel 2-5-1 in Sol maggiore, avremo, per esempio partendo da questa posizione, terza, quinta, settima, nona di Re settima, settima, nona, terza, quinta di Sol maggiore, Sol maggiore settima. Quindi poi, specialmente negli accordi di dominante, in questo caso il Re settima, la quinta può essere anche sostituita da un'altra nota, ad esempio la tredicesima, che sarebbe la sesta della scala, diciamo. Quindi invece di avere il La, possiamo avere il Si, che è anche più facile da suonare perché eravamo qui e l'unica nota che cambia è che il Sol diventa Fa diesis e poi ci spostiamo sul Sol maggiore settima. Altra posizione, questa. Ora, sembra da pazzi farlo con le mani incrociate, io in realtà lo faccio semplicemente per farvi sentire il suono dell'accordo completo di fondamentale, ma lasciando l'accordo alla mano sinistra perché poi sarà con la mano sinistra che verrà suonato questo accordo nel momento in cui appunto improvvisiamo o suoniamo un tema. A queste tecniche si aggiungono tecniche un po' più avanzate, ad esempio gli accordi frammento, che altro non sono che una porzione degli accordi che abbiamo appena visto, quindi quelli 3, 5, 7, 9. Ad esempio togliamo la settima, questo pure lo suonava spesso Bill Evans, o anche a volte solamente questo semitono qua può dare l'impressione del La minore. Ultima tecnica, i voicing quartali, che abbiamo visto nello scorso video sugli accordi quartali e in questo caso potrebbero ad esempio essere per il La minore, per il Re settima gli stessi, includendo magari anche questo. E per il Sol maggiore poi ci sono altre tecniche magari più avanzate che riguardano più il modo, cioè si pensa alla scala relativa a quell'accordo specifico, nel caso del La minore tendenzialmente La minore dorico, quindi La dorico, e si pescano delle note da questo modo. Non mi voglio addentrare troppo perché poi c'è il rischio di confondere le idee più che altro. Quindi una cosa che ho dimenticato di dire riguardo gli accordi di terza, quinta, settima e nona è che la nona funziona generalmente bene su tutti gli accordi. L'unico caso in cui bisogna stare un po' attenti è sugli accordi semidiminuiti. Prendiamo l'esempio di un 2-5-1 invece che in Sol maggiore e in Sol minore. Nel La semidiminuito la nona sarebbe Si bemolle, sarebbe una nona minore. E come sentite questo urto non è il massimo, quindi probabilmente in questo caso, almeno per adesso, piuttosto che suonare la nona minore, conviene ripetere la fondamentale, quindi invece di fare 7, 9, 3, 5, fare 7, 1, 3, 5. Perché non posso fare 1, 3, 5, 7 e basta? Perché poi si collega peggio agli altri rivolti buoni che abbiamo visto, quindi 3, 5, 7, 9 o 7, 9, 3, 5. Quindi invece di fare questo, faremo questo. Mentre gli accordi di dominante che cadono sugli accordi minori generalmente preferiscono la nona minore, quindi in questo caso Mi bemolle piuttosto che Mi naturale, perché ci danno già l'impressione di
Qui ho messo la settima maggiore sull'accordo minore, avrei potuto anche mettere la sesta, per esempio. A seconda se volete un suono più dissonante e drammatico o più stabile. Quindi la sesta. Ok, passiamo agli accordi, anzi ai voicing a due mani. Quindi quando dobbiamo accompagnare qualcuno. Nel caso del piano solo abbiamo due possibilità. La prima è quella di prendere tutti gli accordi che abbiamo visto in precedenza buoni per la mano sinistra in una condizione di trio e suonarli con la mano destra mentre a sinistra suoniamo la fondamentale. Ad esempio, usando solo terza e settima, oppure utilizzando i voicing completi, diciamo, con terza, quinta, settima e nona, oppure anche eventuali quartali. Per dire. Oppure utilizzare come base quella che utilizzavamo per la nostra mano sinistra, quindi fondamentale settima terza o fondamentale terza settima, e aggiungere delle note con la mano destra. E qui, diciamo, quali note aggiungere? Qui si apre un altro capitolo incredibile delle estensioni compatibili, le cosiddette note vietate, diciamo che sui libri trovate scritte come avoid notes. Quindi pure qui andiamo rapidamente, diciamo, potete scegliere delle altre note cercando di distribuire l'accordo in maniera che, diciamo, abbastanza uniforme. Ora, questa cosa che capisco che è un po' troppo generica, quindi se vogliamo una posizione specifica da cui partire, io consiglio due posizioni, che sono fondamentale settima terza, a cui aggiungiamo quinta e nona, oppure la posizione opposta, quindi fondamentale terza settima, a cui aggiungiamo sempre le stesse note ma invertite, quindi nona e quinta. Quindi avremo l'ho detto veloce, quindi se ti sei perso qualcosa, come insomma sarebbe anche comprensibile, ti consiglio di mettere un attimo in pausa il video, rivedere questi ultimi 15-20 secondi e pensare bene, perché qual è la quinta di La minore, qual è la nona di La minore, ok, questa è la quinta, questa è la nona, quindi 1, 7, 3, quinta e nona. 1, 3, 7, nona e quinta. 1, 7, 3, quinta e nona. Ragione per dire, ok, ho capito. Quindi queste sono due posizioni che funzionano molto bene. Se prendiamo il rivolto opposto, diciamo, quindi parto da 1, 3, 7 invece che 1, 7, 3, avremo nona e quinta, poi 1, 7, 3, quinta nona, e poi 1, 3, 7, nona quinta. Quindi avremo ripeto però che in La minore suona meglio questo un po' più basso. Ora sto parlando di accordi semplici, non ho parlato di accordi alterati, ma tutti questi voicing sono adattabili ad accordi anche più complessi. Ad esempio, se volessimo alterare il Re settima potremmo fare, oppure, e così via, ci sono varie combinazioni possibili. Poi in piano solo si possono usare i famosi accordi quartali che abbiamo visto nello scorso video, ricordandosi di mettere un basso ogni tanto, quindi ad esempio Re settima e così via, Sol maggiore, stessa cosa, quindi mettendo un basso ogni tanto. Possiamo utilizzare una tecnica più avanzata, magari in futuro farò un video dedicato se vi interessa, che è la tecnica delle upper structures, ovvero le strutture superiori, che consiste, semplificando al massimo, nel sovrapporre una triade maggiore o minore alla struttura base dell'accordo, ovvero fondamentale terza settima o fondamentale settima terza, possibilmente che vada a evidenziare alcune delle estensioni. Quindi La minore posso usare la triade di Sol maggiore sia con sole tre note che anche ripetendo la nota più acuta, avendo così un'ottava, diciamo, tra queste due note. Questa tecnica molto bella, molto ricca, utilizzata anche qui tanto da Bill Evans per accompagnare, apre possibilità sonore incredibili.
così via. Non mi addentro adesso perché appunto è una tecnica abbastanza avanzata e complessa. Per quanto riguarda invece i voicing utilizzabili in situazioni di trio, diciamo che sostanzialmente semplificando possiamo avere due possibilità da cui partire: la base di terza e settima e aggiungere delle note sopra, oppure la base 3-5-7-9, 7-9-3-5, alla quale aggiungere delle altre note. Ora, ci sono tante tecniche, ad esempio la tecnica del drop 2, che consiste nel prendere un accordo, prendere la voce più acuta, la seconda voce dall'alto e abbassarla di un'ottava. Quindi per esempio il nostro La minore è questo, prendo la seconda voce dall'alto, quindi la seconda nota dall'alto, che è Sol, la sposto un'ottava sotto, la suono con la mano sinistra e ottengo, mentre qualcuno suona il basso. E questo nel 2-5-1 verrà una cosa del genere. Utilissima come tecnica, diciamo che possiamo vederla così, come proprio un drop 2, oppure possiamo anche vederla semplicemente come settima, terza, a cui aggiungo quinta e nona, come prima. Terza, settima, a cui aggiungo nona e quinta, e così via. Quindi due modi diversi di vedere lo stesso tipo di accordo. Quindi dicevamo, possiamo partire da terza e settima come base e aggiungere delle note, oppure dal voicing, diciamo, completo, terza, quinta, settima e nona. Possiamo ad esempio aggiungere la nona e la quinta, anche qui nonostante già ce le abbiamo possiamo raddoppiarle, quindi fare una cosa del genere, per dare un po' più di corpo all'accordo. In realtà questo il più delle volte non si fa come ho appena fatto, ma si fa con un'ottava, quindi facendo nona, quinta, nona, oppure quinta, nona, quinta. Molto utile, specialmente per degli accompagnamenti magari ritmici, anche un po' staccati. E così via. Attenzione a non abusarne perché, diciamo, in questo caso abbiamo molto volume, molte note, quindi può essere anche un accompagnamento molto invasivo, bisogna scegliere il momento giusto in cui farlo. Questa tecnica molto utilizzata, per esempio, oltre che da Bill Evans, da Herbie Hancock e altri pianisti, diciamo, dell'era anche hard bop, se vogliamo, quindi diciamo anni 50-60. La stessa cosa che abbiamo fatto prima in piano solo possiamo farla anche qui nella situazione di trio cosiddetta, quindi con un bassista, e sovrapporre una triade maggiore o minore al voicing della mano sinistra, andando a fare delle altre upper structure, sempre, quindi strutture superiori, quindi ad esempio ripeto, non mi addentro in quali tipi di triade, su quali gradi della scala si possono utilizzare, se no non ne usciamo più. Però diciamo che queste sono le tecniche principali utilizzabili. Altre tecniche, anche qui, sono quelle che derivano dalla scelta delle note partendo dal modo, quindi parto da La dorico e scelgo delle note anche ripetendone alcune magari, quindi questo è un possibile La minore, questo è un altro possibile La minore, non c'è neanche il Do, non importa, è comunque nell'aria. Una volta che io sono qui, a questo punto qui, diciamo, finché c'ho il basso di La, ok, altrimenti diventa anche difficile capire se stiamo suonando il La minore, il Sol maggiore, il Re settima, perché appunto la scala diventa una grande scala di Sol maggiore alla fine. Però, ripeto, questa tecnica è un po' avanzata, quindi per ora mettiamola da parte. Quindi, ricapitolando, accordi solo per la mano sinistra in piano solo, saltando i famosi accordi del barbiere, abbiamo 1-3-7, 1-7-3. Adesso sono partito da 1-7-3, 1-3-7, 1-7-3. Accordi quando abbiamo un bassista, quindi situazione trio con solo mano sinistra, abbiamo terza, settima, settima, terza, quindi dove il bassista farà. Oppure abbiamo i cosiddetti accordi senza fondamentale, Kelly Evans, rootless voicing, come volete chiamarli, fate voi, che sono questi qui. Quindi in più abbiamo eventualmente accordi frammento, quindi frammenti di questi accordi che abbiamo appena visto, accordi quartali possibili e gruppi di note prese dal modo, tecnica avanzata che ho solo accennato, non la approfondiamo. Accordi a due mani,
quindi stiamo accompagnando qualcuno. Piano solo, quindi diciamo, non c'è il basso, ok, abbiamo varie alternative. Sinistra fa il basso, destra fa terza e settima. Oppure sinistra fa il basso, destra fa l'accordo senza fondamentale, terza, quinta, settima, nona e settima, nona, terza, quinta. Oppure la tecnica dell'accordo spalmato, anche detto spread voicing, quindi fondamentale settima terza o fondamentale terza settima più altre note che ci stanno bene, in questo caso io consiglio quinta e nona o nona e quinta. Basso e accordi quartali, quindi upper structure sovrapposte alla forma base dell'accordo 1-3-7 1-7-3. Accordi a due mani quando abbiamo un bassista, abbiamo detto posizione terza settima più nona e quinta o quinta e nona, che poi è anche un drop 2, pure qui ho appena toccato l'argomento perché è un campo minato, se no ovviamente dovremmo stare a parlare 2 ore pure qui. Oppure la stessa cosa col voicing più completo, quindi terza, quinta, settima, nona o nell'altro rivolto, con nona, quinta, nona o quinta, nona, quinta a destra, quindi. Upper structures sovrapposte a questo voicing, questo tipo di voicing sempre senza fondamentale, quindi. Accordi quartali, forse prima non li avevo nominati, senza preoccuparsi di mettere il basso, quindi. E così via. E infine appunto prendere delle note dal modo, non necessariamente seguendo delle regole canoniche, quindi che deve esserci la terza e la settima, ma anche più liberi. Molto utile per creare questa sonorità un po' impressionistica, appunto, che dà questo colore del modo, ma anche un po' vago. Bene, questo è tutto, è stata una corsa chiaramente per cercare di sintetizzare tante tecniche in modo da dare una struttura, una forma e capire di che parliamo, ma abbiamo solamente toccato la superficie in realtà, quindi fatemi sapere se volete ad esempio approfondirne una, magari possiamo fare un video in cui la studiamo insieme, quindi vi do dei consigli su come studiarla per impararla, una specifica tecnica. Se ne ho dimenticata qualcuna fatemelo sapere e se ci sono altri argomenti fatemelo sapere nei commenti come sempre. Grazie e alla prossima!